E secondo te, Eleonora, quali sono ad oggi le competenze appunto necessarie per una leader per essere competitiva nel mondo del lavoro? Allora, sono tante, secondo me più che mai oggi come in futuro sono quelle competenze esclusivamente umane, cioè quelle che nessuna intelligenza artificiale potrà mai replicare, che sono quelle relative agli aspetti relazionali, le competenze trasversali, quelle che non si sa perché spesso definiamo soft. E tra tutte, secondo me, tra le più preziose oggi ci sono l'assertività, l'ho già citata, con la sua sorella gemella l'empatia, perché sono due cose che vanno a braccetto. Perché sono le due competenze che ti permettono di fare le cose secondo me essenziali oggi, cioè collaborare, trovare sempre il modo di collaborare, trovare sempre il modo di trovare una soluzione che sia condivisa, che sia di più se vinco io non vinci tu, ma sia appunto un andare a creare un valore in più per tutti. Questa cosa qui, se tu non hai la capacità di vedere e accogliere la posizione e il punto di vista dell'altro, e se non hai la chiarezza delle tue posizioni e delle tue necessità, questa cosa non la riesci a fare. Un'altra competenza secondo me preziosa oggi più che mai è l'autenticità, cioè la capacità di riconoscere quando si fa un errore senza vergogna, la capacità di dire la tua idea mi convince più della mia, o anche la capacità di parlare senza vergogna, senza che sia un problema dei propri punti ciechi, delle proprie difficoltà. Questo perché? Perché secondo me oggi le persone con cui lavoriamo, le persone che lavorano con noi, hanno bisogno di modelli che dimostrino che sbagliare non solo si può, ma è necessario, perché lo sappiamo tutti, ormai ce lo diciamo da anni, non si può innovare se non si fanno degli errori, non si può creare niente di nuovo se prima non si sono fatte altre 10 cose che non hanno funzionato, e quindi normalizzare l'errore, e soprattutto anche la possibilità di alzare la mano, dire ho una difficoltà, ho bisogno di aiuto, in questo momento c'è qualcosa che non funziona. Questa libertà la deve creare il leader, la deve creare con il proprio atteggiamento, il proprio comportamento, il proprio esempio, e questo secondo me è portare l'autenticità nel lavoro. Ecco, Eleonora, ti chiedo anche, sempre secondo te, una leader come può invece fare emergere i talenti degli altri suoi collaboratori, quindi non solo i suoi, ecco, infatti non solo i suoi, secondo me è la parola chiave, perché ovviamente anche qua la risposta è ampia, però io mi concentro su una cosa su un errore che ho fatto io nella mia carriera spesso, perché comunque io prima di diventare coach ho lavorato per 13 anni fra grande azienda e consulenza, e poi lo vedo dall'esperienza di tante clienti. L'errore che molto spesso facciamo è quello di riconoscere negli altri solo i talenti che abbiamo anche noi, quindi vedere e poi di conseguenza valorizzare quelle caratteristiche che ci somigliano, che riconosciamo in noi stesse. E questo può essere un grosso limite per una leader, perché comporta il rischio di non vedere quelle peculiarità, quelle capacità specifiche di altre persone diverse da noi, che possono essere molto preziose per un'azienda, ma che siccome noi non le vediamo e non le valorizziamo, frustrano anche la motivazione, la partecipazione delle persone, rischiando di perderci dei possibili talenti semplicemente perché non siamo stati in grado di creare l'ambiente giusto per loro. Quindi la prima cosa da fare secondo me è quella di allenarsi a riconoscere effettivamente tutti i talenti diversi delle persone con cui lavoriamo, e a quel punto di dare loro lo spazio anche di esprimersi e di maturare attraverso una delega fatta bene, che significa ovviamente dare indirizzi molto chiari, ma poi lasciare alle persone la possibilità di fare a modo loro, non di fare come vogliamo fare noi, certo, e appioppare dei metodi che tanto poi applicati su una persona diversa da noi non funzioneranno ovviamente nello stesso modo.